Hai appena visto la trasformazione di un canale in 3 mesi. Non te lo sto mostrando per impressionarti, ma perché dietro quei numeri c'è una lezione importante per qualsiasi professionista o coach che sta cercando di usare YouTube per trovare clienti. E quella lezione non riguarda l'algoritmo o la frequenza di pubblicazione. È la differenza tra sapere cosa fare e farlo davvero. 3 mesi fa un creator di nome Salvatore mi ha contattato. Il suo canale, Viro Vino, aveva 328 iscritti e faceva in media 50 visualizzazioni a video. Pubblicava 3 video a settimana, da mesi, con costanza e non succedeva niente. Oggi il suo canale ha più di 1120 iscritti, un suo video ha raggiunto 14.000 visualizzazioni e negli ultimi 90 giorni ha totalizzato quasi 26.000 views con 1.800 ore visualizzate. In questo video ti racconto cosa è cambiato e cosa puoi imparare da Salvatore per il tuo canale. Salvatore gestisce Viro Vino, è un canale di narrazione culturale dedicato al significato delle parole italiane. Ogni video esplora una parola, la sua origine, la sua storia, il modo in cui trasforma la nostra vita emotiva. Usa il vino come filo conduttore, un'esperienza sensoriale per capire meglio chi siamo, un'idea originale, una nicchia poco satura, una voce autentica. Ma quando mi ha contattato 3 mesi fa stava girando a vuoto, aveva pubblicato oltre 200 video, aveva dedicato 40 ore settimanali al progetto. Il problema non era la qualità dei contenuti, il problema era tutto quello che stava intorno ai contenuti, il packaging, la struttura, le sorgenti di traffico e soprattutto un circolo vizioso che lo teneva bloccato. Io ho fatto un'analisi completa del canale. Ho guardato i dati video per video, le curve di retention, le sorgenti di traffico, le thumbnail, i titoli, la struttura dei ganci dell'introduzione e ho trovato 7 problemi, 3 erano critici. Il primo problema era la retention. Ogni video perdeva tra il 50 e il 60% degli spettatori nei primi 30 secondi. La retention media era del 22%. Su video da 18 minuti il pubblico guardava in media meno di 4 minuti. Il gancio nei primi secondi non catturava, i video iniziavano con aneddoti storici lunghi, didattici, senza una promessa chiara per lo spettatore. YouTube legge questi dati in tempo reale, se la gente abbandona, smette di promuovere il video, è un circolo vizioso. Il secondo problema era la provenienza del traffico. L'85% delle visualizzazioni arrivava dagli shorts, non dalla ricerca o da video suggeriti. Significa che persone abituate a video di 30 secondi arrivavano su un video da 18 minuti, abbandonavano subito. Questo abbassava ulteriormente la retention, che abbassava la distribuzione, una trappola algoritmica. Il terzo problema era il packaging. Il CTR medio era tra lo 0,8 e il 2,9%, il minimo accettabile su YouTube è 4%. Thumbnail visivamente affollate, titoli tutti con lo stesso schema, nessuna emozione chiara. Salvatore aveva i contenuti giusti, ma nessuno li trovava e chi li trovava se ne andava subito. Mi fermo un secondo, perché quello che ho appena descritto, la retention bassa, il traffico sbagliato, il packaging che non converte, lo ritrovo nel 90% dei canali di professionisti e coach che analizzo. Se mentre guardavi hai pensato, anche il mio canale ha qualcosa di simile, hai ragione e c'è qualcosa che posso fare per aiutarti. Nella mia community su School, Creator Lab Italia, offro qualcosa di specifico per chi ha già un canale attivo e vuole trasformarlo in uno strumento per acquisire clienti. Non è un PDF da scaricare o un corso da acquistare, è una consulenza gratuita sul tuo canale. Analizziamo insieme il gancio, il packaging, la struttura dei contenuti, le sorgenti di traffico e ti dico esattamente dove stai perdendo opportunità di conversione. Se sei un professionista o un coach con un canale già attivo, entra nella community, è gratuita. Prenota la tua sessione di analisi. Il link è nella descrizione di questo video. E adesso vediamo cosa ha fatto Salvatore per uscire da quella trappola. Nel report che gli ho consegnato ho indicato 3 interventi urgenti da fare immediatamente, quelli con il massimo impatto nel minor tempo possibile. Il primo cambiamento è stato la struttura dell'introduzione. La regola è semplice, entro i primi 30 secondi lo spettatore deve sapere perché questo video vale il suo tempo. Questa è la struttura che ho dato a Salvatore. Nei primi 3 secondi un'affermazione forte o una domanda che crea contrasto. Entro i 15 secondi la promessa specifica. Entro i 30 un'introduzione dell'argomento principale. Quindi non una notizia storica di 2 minuti prima di arrivare al punto, subito al punto, poi il racconto come dimostrazione. A Salvatore ho dato un suggerimento prezioso. La copertina del video deve essere interpretata in mezzo secondo, mentre scorri tra decine di altre copertine. Quindi primo piano del viso con un'espressione forte, sfondo semplice o sfocato,
Massimo 5 parole, un contrasto emotivo che attivi curiosità o emozione. Il terzo intervento sono stati i titoli. Abbandonare lo schema parola-descrizione generica e utilizzare titoli che attivano emozione, curiosità o un'affermazione contrastante. Non apatia il significato di una parola, ma apatia, il vuoto che funziona benissimo. Poche parole che fanno la differenza. E questo è proprio il titolo del video che è diventato virale. Salvatore non ha cambiato i contenuti, ha cambiato il modo in cui li presentava al mondo. Il pubblico e l'algoritmo hanno risposto in modo immediato. 3 mesi dopo, guardiamo i numeri. Guarda questi numeri con attenzione, non solo le visualizzazioni e gli iscritti. Guarda le sorgenti di traffico. Prima l'85% veniva dagli shorts, persone abituate a 30 secondi di video a cui veniva proposto un contenuto da 18 minuti e andavano via subito, abbassando la retention e bloccando la distribuzione. Uno dei consigli che ho dato a Salvatore è stato preciso: smetti di pubblicare shorts finché il canale non ha una base di traffico più robusta. Gli shorts stavano portando il pubblico sbagliato. E lui ha seguito il consiglio. Da circa 4 mesi non pubblica più shorts. Il risultato è visibile direttamente nell'analytics. Oggi il 47% del traffico arriva dai video suggeriti, dove YouTube porta il canale davanti a persone che stanno già guardando contenuti simili e che quindi sono abituate a guardare video lunghi. Questo è il punto che devi capire. Il cambiamento delle sorgenti di traffico non è arrivato da solo, è arrivato da una scelta strategica. Smettere di fare una cosa che sembrava utile, ma che stava sabotando il canale. E poi c'è il dato demografico. Prima gli over 65 erano il 40% del pubblico, oggi sono il 2,7%. La fascia tra i 25 e i 44 anni è passata a quasi il 50% del totale. Il canale ha attirato un pubblico completamente diverso, più giovane, più abituato a condividere. Questo non è un picco, è una trasformazione strutturale del canale. E tutto questo è successo perché Salvatore ha preso un documento con 15 azioni pratiche e le ha applicate. Una per una, con disciplina, senza aspettare il momento perfetto. Questo è il bonus che avevo promesso a Salvatore quando mi ha dato il permesso di fare questo video. Ma lo condivido anche con te perché è una delle lezioni più importanti che puoi imparare oggi. Il video si chiama Apatia, il vuoto che funziona benissimo. 14 minuti, 14.303 visualizzazioni, pubblicato 2 mesi fa, rimane il video più visto del canale, il secondo si ferma a 749. Cosa l'ho reso diverso? Analizziamolo elemento per elemento. Guarda la thumbnail con attenzione. Ci sono 3 sensazioni visive che lavorano insieme in modo preciso. La prima, il testo. Non ho più voglia. 4 parole, fonte enorme, bianco, tutto maiuscolo, è leggibile anche su uno schermo da 3 pollici. Non descrive il contenuto del video, esprime uno stato emotivo che milioni di persone riconoscono immediatamente. Non ho più voglia è un pensiero che appartiene a chiunque e quindi tutti si fermano su questa thumbnail. La seconda, il volto. Salvatore è in bianco e nero. Non è un dettaglio estetico, è una scelta semantica. Il bianco e nero segnala distacco, assenza di colore, vuoto. È la rappresentazione visiva dell'apatia. E il suo sguardo è diretto, quasi vuoto, in perfetta coerenza con il testo. La terza, lo sfondo, una strada cittadina con traffico a colori e sfocato in movimento, il mondo che corre, colorato, frenetico, mentre lui è fermo, in bianco e nero, immobile al centro. Questa thumbnail non mostra il contenuto del video, mostra la sensazione del video ed è la sensazione che fa cliccare. Apatia, il vuoto che funziona benissimo. Questo titolo fa qualcosa di preciso, prende un'emozione negativa e la ribalta con un'affermazione incredibile. Il vuoto che funziona benissimo? Come? Voglio capire e clicco. Crea curiosità in modo perfetto. Non svela la risposta, crea la domanda e la risposta non è ovvia, quindi devi guardare il video per trovarla. All'interno del video Salvatore costruisce un percorso in 3 atti che funziona perfettamente per il suo tipo di contenuto. Il primo atto è l'identificazione. Apre con qualcosa che molti stanno vivendo. Mi sento stanco, vuoto. Poi distingue subito l'apatia dalla pigrizia, dall'indifferenza, dalla depressione. Questo serve a restringere il pubblico. Chi è apatico si riconosce e capisce che questo video è su di lui. Il secondo atto è il viaggio culturale. Porta lo spettatore attraverso l'etimologia greca, la visione stoica, il cambiamento con il cristianesimo, la Cidia medievale, fino ai giorni nostri. Usa esempi efficaci e potenti, i processi Norimberga, l'epidemia di AIDS, l'effetto spettatore. Riferimenti letterali come Lo straniero di Camus e American Beauty.
Questo non è un video di psicologia popolare, è un video di cultura che usa la psicologia come filo conduttore. Il terzo atto è lo strumento. Dopo il viaggio culturale porta tutto sul piano pratico. Come si manifesta l'apatia moderna, come uscirne e come il rituale del vino insegni qualcosa di preciso sull'antidoto dell'apatia. Rallentare, essere presenti, condividere. Questo schema, identificazione, viaggio, strumento, è replicabile su qualsiasi argomento emotivamente rilevante. È narrativa intelligente. E ora arriviamo alla lezione pratica per te. Quando hai un video che ottiene risultati molto più alti degli altri, devi analizzarlo con metodo. Non è fortuna, è uno schema da decodificare e replicare intenzionalmente. Devi farti 4 domande. Quale emozione suscitano il titolo e la thumbnail? Non cosa descrivono, cosa fanno sentire. Nel caso di apatia, stanchezza, disconnessione, riconoscimento, emozioni universali. Il tema è universale o di nicchia? I video che esplodono toccano quasi sempre bisogni o emozioni condivise. Apatia, attenzione, delusione, indifferenza, temi che riguardano chiunque, non solo gli appassionati di etimologia. Da dove è arrivato il traffico? Controlla le sorgenti nelle analytics del video specifico. Ha portato persone nuove o solo gli iscritti esistenti? Apatia di Salvatore ha portato persone nuove attraverso i video suggeriti. Questo spiega perché ha trainato anche la crescita degli iscritti. Qual è la curva di retention e dove mantiene l'attenzione? I momenti in cui la curva non scende ti dicono cosa funziona nel tuo stile, quelli in cui crolla ti dicono cosa togliere. Per Salvatore, la prossima mossa logica è creare intenzionalmente 3 o 4 video sullo stesso modello, titolo con affermazione paradossale su un'emozione universale, thumbnail con volto e frase che suscita emozioni forti, narrazione con struttura, identificazione, viaggio, strumento. E vedere se lo schema si replica. In questo modo si costruisce una strategia di contenuto, non si insegue la viralità a caso, si studia, si prova, si replica con metodo. Salvatore, se stai guardando questo video, e so che lo farai, voglio dirti qualcosa di importante. Hai costruito qualcosa di raro, un canale con una voce autentica, una nicchia originale e ora un pubblico che cresce davvero. Ma il lavoro più interessante deve ancora iniziare, perché finora hai costruito la base, ora puoi costruire il business. Parliamo di soldi. AdSense su un canale come Viro Vino, anche con 1000 iscritti, porta poche decine di euro al mese. Non è un business, è un segnale che il canale funziona e che esiste un pubblico che ti segue. Quello che ho visto fare a Salvatore nelle ultime settimane è la cosa giusta. Ha iniziato a inserire link di affiliazione Amazon nei suoi video, libri, prodotti per gli appassionati di vino, risorse culturali. Questo è il primo passo corretto. L'affiliazione è la forma di monetizzazione più naturale per un canale di contenuto. Non vendi nulla di tuo, raccomandi cose in cui credi e prendi una commissione su ogni acquisto. Ma è solo l'inizio. Con il pubblico che sta costruendo ci sono 3 livelli successivi molto più interessanti. Nella descrizione del canale c'è scritto che usa il vino come linguaggio parallelo. Nei video il vino è quasi assente, è un asset di brand che sta sottovalutando. Con il pubblico che ha, prevalentemente uomini dai 25 ai 54 anni, appassionati di cultura, crescita personale, emozioni, ci sono sbocchi efficaci. Collaborazioni con produttori vitivinicoli locali, selezioni di bottiglie abbinate alle parole del canale, esperienze di degustazione tematiche. Il vino non è solo un elemento narrativo, è la cosa che lo rende diverso da chiunque altro faccia contenuti sulle parole. Il passo successivo all'affiliazione non è necessariamente AdSense, è un prodotto digitale proprio, qualcosa di semplice, un ebook con le 50 parole italiane che cambiano la vita, o un piccolo corso breve sulla comunicazione consapevole, o una guida sull'abbinamento parole-vino. Prodotti a basso prezzo, facili da creare, che valorizzano esattamente quello che già fa nei video. La Community Tab adesso è il suo strumento principale, non per promuovere contenuti, ma per capire cosa vuole davvero il suo pubblico. Chi risponde a un sondaggio non è uno spettatore anonimo, è un potenziale cliente. YouTube non è il prodotto di Salvatore. YouTube è un megafono che ora viene ascoltato da 7.000 persone al mese. Le possibilità sono valide. 14.000 persone hanno visto il video sull'apatia. La maggior parte non conosce ancora il canale. L'obiettivo adesso è convertire quel pubblico temporaneo in iscritti fedeli attraverso la schermata finale del video, con video correlati tematicamente. Attraverso la Community Tab con un post che riconosca chi è arrivato da quel video
e soprattutto con il prossimo video costruito intenzionalmente sullo stesso schema. Il video virale non è un punto di arrivo, è un imbuto, usalo. Riassumendo, Salvatore aveva contenuti di qualità, aveva costanza, aveva passione. Mancava una cosa sola, una strategia basata sui dati del suo canale, non su ciò che pensava funzionasse. Ha ricevuto un'analisi, ha applicato con metodo e in 3 mesi ha triplicato gli iscritti, moltiplicato le visualizzazioni medie, ottenuto un video da 14.000 visualizzazioni e cambiato completamente la struttura del suo traffico da shorts a video suggeriti. Non è magia, è un metodo applicato con costanza. E questo è il punto importante che devi ricordare di questo video. Su YouTube, soprattutto se sei un professionista o un coach, il canale non è un hobby, è uno strumento di business. E gli strumenti di business si ottimizzano con dati, strategia e con esecuzione consistente. La maggior parte delle persone con cui parlo sa già cosa dovrebbe fare. Il problema non è la teoria, il problema è passare dalla teoria all'azione giusta, nel momento giusto, nel modo giusto. Ecco perché esiste Creator Lab Italia. Se hai un canale YouTube e vuoi capire perché i tuoi contenuti non convertono in lead e clienti, ho qualcosa di utile per te. Entra nella community gratuita Creator Lab Italia su School, il link è nella descrizione di questo video. Non devi comprare niente, prenota una consulenza gratuita diretta con me, analizziamo insieme il tuo canale, identifichiamo i punti critici e costruiamo una direzione chiara. Non un audit generico, un'analisi vera, basata sui tuoi dati, con azione da implementare subito. Il link è in descrizione. Grazie a Salvatore per aver condiviso i suoi dati e per la fiducia. A presto!